Che idea fantastica, decidere di andare a vedere i floating markets. Sono le 5 meno un quarto. Tutto bene? Buongiorno. Andiamo a vedere i fantastici floating market, per cui vale la pena svegliarsi alle 4:40. Yeah! The tour? Tutte e due? Tutte e due, sì. Ma non ci sto. Questa è la situa, raga. Yeah, sì! Tu ti lamenti ma non sei quella in fondo. Io sono seduto sul niente. Yeah! Io sto io mi sto tenendo a te che non ti stai tenendo a niente. Sì, no, io lo sto abbracciando. Ovviamente questo video è altamente diseducativo. Meno male che almeno avevamo il casco. Siamo al molo. Premessa, abbiamo fatto 50 metri in motorino perché siete diseducativi, eccetera. Qui in Asia è un po' la giungla, ok? Chiusa la parentesi, siamo arrivati al porto e c'è l'alba in questo momento. Sì. Sì, ho sonno. Siamo stati etichettati come due banane. Adesso verremo caricati su qualche cargo merci venduti a tranci a qualche mercato. Forse non siamo quelli messi peggio. Seguiamo lui. Occhio che si scivola. Siamo in barca, ovviamente in prima fila, come gli abbonati Rai. È una barca di soli turisti vietnamiti, quindi pensavo si stesse per prospettare un tour tutto in vietnamita. Invece alla fine è arrivato un ragazzo vietnamita che ci ha detto: raga, ci penso io a voi, parlo little bit of English. Non vi preoccupate, state in una botte davvero vietnamita. Sono finita qua perché gli ho detto che sono una youtuber e quindi automaticamente sono finita qui su. Siamo diventati gli idoli della barca. Maybe someday when I've grown older I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. E nel frattempo ci omaggiano di un simpaticissimo rambutan. Uova e carne, ne prendiamo uno? Sì, ok, we take one. Ok, dico. Thank you. Secondo me ci sono più barche di turisti che barche di venditori di cose. Ci sono le barche di turisti che si fanno le foto tra di loro praticamente. Siamo scesi dalla barca per salire su una sorta di piccolo ristorantino flottante dove fare colazione. Ma in realtà noi ce la siamo comprata dalla signora la colazione. Noi si fa merbao. Dentro dovrebbe essere ripieno di uova e carne macinata. Ce l'ho detto. Iced coffee for me, ormai mi sto affezionando. Iced milk coffee for Franci. Un bel bao mattutino e il tuo vietnamismo riparte di slancio. Mi sono mangiato tutto l'uovo, mi dispiace. Era molto piccolo. Vedo la tua faccia dispiaciuta. Fortunatamente per te ce n'è un altro di uovo. Se fate questo tour vi portano poi su questa sorta di ristorantino flottante che, come vedete, è sì turistico ma è un turismo prettamente tutto fatto di vietnamiti ed è carina come esperienza. Il caffè è strepitoso e considerate che siamo in un posto turistico. Ho detto boh, sarà una tavanata, costerà un sacco. 15.000 dong, che è un prezzo onesto ed è buonissimo. E a questo punto della vacanza il ghiaccio non dovrebbe più rappresentare un problema. Lui si è appeso lì, lui si arrampica ora. Si è fatto portare dal gancio, non puoi capire. Ma la 626 in Vietnam la vogliamo introdurre o no? Mi fa impazzire questa cosa delle offerte, degli altarini, delle statuine, del cibo che viene messo davanti. Incredibile.
proviamo. Che cos'è? Cosa hai preso? È pesce essiccato e fritto, credo. Non ho la più pallida idea di cosa sia, ma tanto ormai questo è il fil rouge della vacanza. È una patatina gusto pesce, non è male. Detto che avevo quel buon sapore di caffè in bocca e adesso è svanito. Qua siamo al momento marchetta di tutti i tour organizzati, dove ci hanno portato in un negozio a comprare cose. Però c'è anche una cosa interessante, stanno friggendo come dei pazzi. Se aveste voglia di una crescentina vietnamita, c'è. È fritto. Fritte sono buone pure le ciabatte. Dovrebbero essere crescentine al durian. Il signore della barca mi ha gentilmente omaggiato di questo frutto che non ho mai visto in vita mia. Sembra una roba tra un acino d'uva. Tieni, mangialo tu questo. Sa di uva. È una roba stranissima. Ecco cos'era la salsina che abbiamo mangiato l'altro giorno nella zuppa di granchio. Che io sostenevo essere salsine di acciughe. Ah, ma mica l'avevo visto che lui si è creato una sorta di acceleratore alla MacGyver. Terza tappa, i Fruit Gardens. Che non è stagione, quindi niente frutta, solo gardens. Non è stagione, quindi solo garden. Questi frutti, raga, che vedete rinchiusi nei sacchetti, non ho capito bene perché, forse per preservarli dalla pioggia o forse per dargli maggiore umidità per maturare. Non so il nome, ma sono quelli che ci aveva offerto la signora ad Hanoi, quella che viveva dove passava il treno, per intenderci. Non ho intenzione di cadere in acqua, quindi puoi anche evitare di filmarmi. Ma metti caso che succede. Franci Seccati salvaguarda la macchina fotografica. Tu le bella come la papaya. Sì, allora, questa sosta anche no. Vi fanno fare questo giretto in questo frutteto, ma non è stagione, quindi di frutta ne vedete poca. Ve lo fanno comunque fare lo stesso, quindi voi lo fate. Questo pezzo non merita, francamente. Senza voler essere irrispettoso, ma perché questa sofferenza? Cioè, non può obiettivamente piacere ai vietnamiti questa roba qua, secondo me. Tra l'altro ha un volume pazzesco. Cerchiamo di allietare questa tortura mangiando un po' di frutta. No, la nostra guida era bravino a cantare. Con quelli dopo che sono un po' da rivedere. Ripartiamo. Non si può certo dire che non vi immergiate nella cultura del paese, almeno fino a quando non vi sanguinano le orecchie. Però la nostra guida secondo me era brava a cantare. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above, looking back on it all. Maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. Stiamo andando a vedere una fabbrica di noodles. E questo ve l'abbiamo già fatto vedere più volte. Voi lo sapete, no? Dopo che hanno fatto il disco lo cuociono, lo fanno essiccare. Se bisogna fare i noodles lo mettono all'interno di una macchina e fanno gli spaghettini. Coconut candy, che però non si staccano dal piatto. È una caramella mou, ma al gusto cocco. Mi si è attaccato ai denti. Questa mi sa che si attacca al lavoro del tuo dentista. Quella che ho fatto assaggiare a Giano nel negozio precedente era una rana. E siamo bloccati qui per il resto della vacanza. Franci ha visto uno snecchino che non ha potuto resistere, l'abbiamo comprato. Sembra una roba dolce appiccicaticcia, alla modica cifra di 5k, anzi 4k, e gli abbiamo lasciato il resto. È quello che abbiamo assaggiato a noi. Stiamo perdendo la nave. Visto che secondo Franci non è niente di che, mo magno io. Allora ragazzi, fin tanto che siamo qua a Cantò, perché non fare un bel pranzetto in un posto figo? Questo è un posto molto famoso qua a Cantò, famoso per i vietnamiti, non per noi, me lo sono dovuto scovare. Qui tenteremo di ordinare, se riesco a stabilire come si chiama, una sorta di hot pot con l'anatra e il tofu fermentato e un sacco di robe buone. Pentola acida di pesce basa, pentola di stomaco con pepe, lievito naturale proibito. Che cao vorrà dire anatra, no? Esatto. Secondo me Lau Vit Nau Chau è questo, e vuol dire pentola calda d'anatra cotta. Lau Vit Nau Chau Tau Hu Kien. E da bere?
non si sa. Come al solito la parte più divertente è l'ordinazione, in cui diciamo delle parole a caso e tutto il ristorante ci guarda. Dovremmo aver ordinato il piatto più famoso di questo posto, che è appunto l'hot pot di anatra calda con dentro il tofu. Ci sono già arrivate da pucciare delle verdure di cui non conosco l'origine, non le ho mai viste in vita mia. Sono arrivati rice noodles, peperoncino, sì, danno odore. Questo è tofu fermentato, tofu fritto. Questi sono i noodles instant pacchetto da mettere lì dentro. Non sa di niente. Una ciotolona enorme. È gigante, raga. Un po' sono contento. Un po' di funghetti, un pezzo di anatra, ok. E voilà. Il brodo è molto delicato, è un brodo corposo, un buon piatto. Io invece, ragazzi, agirò in maniera diversa da Franci e ci schiafferò dentro gli instant noodles. Ho visto fare, si fa così, si spezzano tipo tac e poi si infilano dentro tac. Poi con le bacchette, sperando di non fare cose sbagliate, mi guardano tutti male, cioè li spingete un po' dentro e li fate un po' andare. L'anatra è buonissima, bisogna solo togliergli la pelle. Qui in Vietnam c'è il problema che le carni sono molto buone ma tendono a non pulirle, te le schiaffano dentro a pezzi con tutto quanto senza andare per il sottile. Quando pensate che siano pronti, e mi sembrerebbero pronti, li infilate nella vostra bowl. Nel frattempo questo è rovente. Ma scusa. Brodo vietnamita fa bene. Scusa. Allora, non gli davo una lira agli instant noodle, invece sono molto buoni. Hanno un buon sapore. Il brodo è buonissimo, ragazzi. Ci abbiamo anche buttato dentro queste robe qua che vedete. Tofu skin, cioè pelle di tofu, credo sempre fermentato. Ne assaggiamo un po'. Il tofu di base non ha questo sapore. Peperoncino. Dicevo, il tofu di base non ha questo sapore pazzesco. Intinto nel brodo, si succhia tutti i gusti del brodo ed è particolarmente piacevole. Ignoro che cosa sia questo. Non ci sarei mai arrivato, e questa è patata, è una patata viola. Non abbiamo ancora avuto il coraggio di attaccare queste perché non sappiamo da che parte prenderle. Sai che c'è? Ha una consistenza molto pianta grassa, tipo rabarbaro. Io mi faso sulle reaction dei tavoli a fianco. Se vedo che si sperticano dal ridere, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Stanno ridendo già, no? Non so dirti se ridono con noi o di noi. Probabilmente di noi. Instant noodle battono 3-0 fuori casa i rice noodles. Non lo avrei mai detto. Sapete perché? Perché rimangono più al dente. I rice noodles invece sono subito gnecchini. Si spappolano immediatamente. È arrivato il momento di assaggiare quello che credo di aver sentito chiamarsi water spinach. Sì, non so se assomiglia come gusto al nostro spinacio, è piacevole, si può fare. E comunque questo, raga, è un posto strafamoso. Qui ci vengono tutti i VIP del grande fratello vietnamita. Immaginiamo trattasi di personaggi famosi vietnamiti, di cui ovviamente ignoriamo qualsiasi cosa. Pausettina caffè prima di recarsi in aeroporto. Sì, accanto c'è l'aeroporto internazionale. No, non è internazionale, è nazionale. No. International. Pensa a te se per apprezzare il caffè sono dovuto venire fino in Vietnam. Io che in Italia non lo bevo. Impastellati e fritti. Credo che il piatto sia Bang Choi Chien. Abbiamo appena finito di mangiare e ci sembra un po' pesantino, quindi a sto giro saltiamo. Ne vuoi uno? No, dai. Abbiamo fatto bene a non prenderlo. Certo, adesso mi rimane il dubbio di chissà che gusto avrebbe avuto. Come sarebbe stato se l'avessimo preso. Magari era buono. Non lo sapremo mai. Prossima volta però lo prendiamo. Ok. Fine dell'avventura a Can-Tho, stiamo per imbarcarci per l'isola di Phu Quoc. E indovinate un po' chi è in ansia nel dover essere a tutti i costi la prima della fila a imbarcarsi quando tutti quelli dietro sono ancora palesemente seduti? Dimenticavo di dirvi, raga, che per la zuppa di oggi a pranzo abbiamo speso 3,37 ed era davvero una bomba. Il miglior brodo mai bevuto in Vietnam e forse uno dei migliori di sempre. Atterrati nell'isola di Phu Quoc e già catapultati nel nostro nuovo dormitorio. Ci sono soltanto 10 letti e questa è l'unica stanza che esiste. Qui abbiamo anche una fantastica vista. Adesso usciamo a farci due passi e trovare qualcosa di buono da mangiare. Quest'isola è strapiena di hotel e resort da top del dream. Ma noi lo sapete che ci piace barboneggiare con gli ostelli. Se no poi i soldi per i strati dove li troviamo secondo voi? Siamo all'interno del night market. Ho fame. Devo dire mi sembra un night market
market bello vivo, cazzuto, pieno di gente. Forse il night market più carino che abbiamo visto Sì. finora. Sono molto contenta che abbiamo trovato chi ci fa nuovamente il succo di canna da zucchero. E qui purtroppo ragazzi è il regno della plastica. Super. Non sapevo, ma il Vietnam è anche gran produttore di pepe, oltre che di fish sauce e di perle, soprattutto quest'isola qua in particolare. Ristoranti di pesce come se non ci fosse un domani, con tanto di pesce vivo che ti scegli tu. Sembrano olive verdi, ci fa molto strano che ci siano delle olive verdi a Phu Quoc e quindi le abbiamo prese. Ma secondo me è dolce sta roba qua. No, sembra un'oliva. Secondo me ci stanno rifilando la bella di Cerignola a 100.000 km di distanza. Sono dei frutti marinati in una salamoia acida e dolce e con le olive non ci azzeccano niente. Minchia, però sembravano olive. Cioè non sono cattive, Ma c'è lo zucchero. ma non sono delle olive. Sembra una caramella, però ha il nocciolo dentro. No plastic bag, no. Ok. Beh raga. E Franci ha avuto il suo bao. È costato 25, essendo un po' turistico qua i prezzi sono leggermente più alti. Niente di impossibile per le nostre tasche, però. Ci ha detto la ragazza mix, che è tutto quello che è stato in grado di dirci. Quindi dentro c'è roba varia. È la solita carne con l'uovo. Come quelli già provati. Carne tritata e uovo di quaglia. E visto che Franci ha avuto il suo bao, io avrò il mio gelato prima di andare a dormire. Gelatino al cacao ci sta. Non sarà buono come quello di Peppino, però è buono. Possiamo andare a dormire ora? Raga, ci vediamo. Quando ci vediamo, raga? Quando è che siete liberi? Domenica prossima? Domenica alle 11 potete? Buonanotte. Ciao. Anzi, lo rifaccio. Lo rifà.